Fatemi fare veramente un applauso a Christian Chivu, un sentitissimo applauso a Christian Chivu perché di nuovo con queste frasi su Alessandro Bastoni ha stravinto tutto quanto. Che cosa ha detto Chivu a Sport Mediaset? Che non è Bastoni quello che deve essere recuperato psicologicamente, ma tutta la gente là fuori, quelli che hanno sparato, che hanno portato avanti questa gogna mediatica su Bastoni, hanno bisogno di un lavoro psicologico. Ed è un Chivu che anche nel modo in cui l'ha detta Sport Mediaset mi ha veramente gasato. Mi ha gasato il mister che lancia, devo dire, soprattutto l'ennesimo messaggio molto forte da parte del mondo Inter dalla parte di Alessandro Bastoni, e in questi giorni di caos totale attorno a Bastoni tutto il mondo Inter si è schierato in maniera forte, compatta, dalla parte di un suo giocatore importantissimo, dal presidente all'allenatore, i compagni e anche i tifosi stessi, a cui va un grande applauso anche a loro, a voi, ai tifosi dell'Inter che si sono fatti sentire fortissimo, tutti dalla stessa parte. E questo fa la differenza. E come fa la differenza? Fa la differenza anche nella testa di un giocatore che vive un momento delicato in campo e decisivo per il suo futuro, perché ha quasi 27 anni, con il contratto in scadenza con l'Inter nel 2028, deve firmare adesso, quest'anno, con l'Inter o con un'altra squadra, quello che è il contratto più importante della sua carriera. E in un momento così, che tutto il mondo nerazzurro si faccia sentire così con questa presa di posizione, può fare veramente la differenza. Tant'è che il Corriere dello Sport dice oggi che Bastoni avrebbe deciso di rimanere all'Inter, quindi di respingere le offerte, inclusa quella del Barcellona. Il quotidiano Sport in Spagna, che è molto vicino al Barcellona, è un pochino più cauto, ma pure negli ultimi giorni aveva cominciato a tentennare, e oggi parla di momento decisivo per Bastoni, con il centrale che ha dubbi sul futuro e anche sul Barcellona, mentre il Barcellona sta premendo per arrivare a Bastoni. E quindi c'è un sostanziale dietrofront, ma veramente c'è un clamoroso dietrofront totale sul mercato dell'Inter in questo momento. Improvvisamente la vittoria sulla Roma sembra aver fatto veramente cambiare idea a molti media e non solo. E allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, in cui vi do intanto il ben ritrovati e benvenuti amiche e amici interisti. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. E stanno cambiando un pochino tutti idea, come dicevo, perché durante la sosta, a leggere, ad ascoltare quello che dicevano dopo 4 partite di fila senza vittorie per l'Inter, c'erano praticamente tutti in bilico tra Chivu che rischiava la conferma, 5 giocatori in scadenza di contratto che andranno tutti via, in partenza poi Thuram, Bastoni, c'era anche Çalhanoğlu, Dumfries anche con la clausola rescissoria, a rischio addirittura Barella, Bissek, cioè proprio piazza pulita, tutti via e si riparte da zero. Poi, dopo la vittoria contro la Roma, nelle ultime 72 ore più o meno, abbiamo visto che Bastoni allora vorrebbe restare. Thuram che si riprende l'Inter, viene scritto anche oggi. Possibile rinnovo per Çalhanoğlu, ne ha parlato prima la Repubblica e adesso anche altri quotidiani. Sommer, che scrive la Gazzetta, Tutto Sport e non soltanto, potrebbe rinnovare per rimanere un altro anno come secondo portiere. Ecco, su Bastoni l'abbiamo detto più volte qui su Passione Inter, la situazione in realtà non è così drasticamente cambiata, nel senso che o decide lui di andare via e di chiedere la cessione all'Inter, cosa che non è ancora mai avvenuta, o all'Inter arriva un'offerta altissima che la faccia tentennare, cosa che anche qui non è mai avvenuta. Altrimenti quella di cui si sta parlando e discutendo in questi giorni è tutta fuffa, su cui sta soffiando giustamente, direi, anche l'entourage, gli agenti del giocatore, che si devono presentare poi a trattare il rinnovo con l'Inter a delle cifre molto importanti, quindi il fatto che si parli molto di Barcellona fa ovviamente anche il loro gioco, come era stato in occasione dell'ultimo rinnovo col Tottenham, eccetera, eccetera. Su Thuram, anche qui, durante la sosta ne abbiamo parlato spesso in diretta e dicevo: ma che tipo di mercato può avere Thuram per andarsene dall'Inter? E l'Inter sì, potrebbe valutare delle offerte, continuiamo a non escluderlo, ma di sicuro non lo svende, non svende un giocatore titolare della sua squadra, un giocatore importante che sta vivendo una stagione particolare, ecco, ma che ha ridato delle dimostrazioni forti, soprattutto con il lavoro specifico che sta facendo anche con Christian Chivu. Sembra pronto per una volata finale molto molto interessante. E le super top europee, che sarebbero un passo avanti per Thuram rispetto all'Inter a livello di ambizione sportiva, non so se vogliono investire delle cifre così significative
per un giocatore che comunque quest'anno compie 29 anni, e a meno che, ecco, non faccia un grande mondiale, si possono aprire delle esigenze particolari per le super top, altrimenti il mercato che può avere Marcus Thuram è quello delle medio-alte di Premier League, per esempio, come un Newcastle, un Aston Villa, quel livello lì. E sarebbe una scelta di vita, più che sportiva, quella di Thuram, che andrebbe a lasciare Milano, a lasciare l'Inter per squadre che non lottano per vincere tendenzialmente, anche se poi in Europa le inglesi possono far bene. Çalhanoğlu, anche qua, ieri sera in diretta abbiamo fatto un'analisi molto approfondita su Hakan Çalhanoğlu, molto interessante. Vi ho portato dei dati che dimostrano come Çalhanoğlu con Chivu è tornato un po' più al centro dell'Inter rispetto anche all'ultima stagione con Simone Inzaghi. Rispetto alle precedenti 2 stagioni, quelle con Inzaghi, dove è stato riconvertito lì nella zona in cui prima c'era Marcelo Brozovic, quest'anno sta facendo qualcosina in meno a livello difensivo, di interdizione, di contrasti, di duelli vinti anche in percentuale. È calato in questa stagione dal punto di vista difensivo nei dati che abbiamo confrontato sulle partite di Serie A, ma è cresciuto dall'altro lato molto, soprattutto nel tiro, quindi nella pericolosità offensiva, come vediamo anche nei gol e assist e soprattutto nei gol da fuori area, con Chivu che a quanto pare su questo Çalhanoğlu, che si sta evolvendo ancora una volta in maniera differente, vorrebbe continuare a lavorare e lo vorrebbe confermare da quello che filtra. Il tema sul futuro di Çalhanoğlu è sempre fisico, perché nelle precedenti 4 stagioni all'Inter non aveva giocato mai meno di 40 partite. Oggi è arrivato a quota 27, se non vado errato, ne ha saltate circa 16 per infortunio quest'anno, se non ho fatto male i conti, e al massimo potrebbe arrivare a 35 o 36 in caso di finale di Coppa Italia. Quindi sarebbe la stagione con meno presenze degli ultimi 4 anni sostanzialmente. E quindi vi chiedo, voi lo rinnovereste Çalhanoğlu, che ha 32 anni, comunque non è vecchissimo per questi standard, ma comunque qualcuno può pensare di aver imboccato il viale un po' del calo e del tramonto. Lo rinnovereste oppure va fatto andar via a 0 tra un anno, quando gli scadrà il contratto? Perché certo che doversi accontentare di 6-8 milioni che ti verranno ad offrire quest'estate sarebbe francamente un po' un peccato forse, però sono curioso di sapere la vostra. Su Sommer poi l'Inter adesso si incontrerà con Sommer, con gli agenti, e si deciderà cosa fare, dipende anche da cosa vuole fare Sommer. Chiaramente c'è l'opzione appunto che resti per fare il secondo, dipenderà soprattutto da lui. Intanto l'Inter si sta cautelando e sta valutando anche la possibilità di riportare il portiere Filip Stankovic all'Inter dal Venezia, dove sta facendo molto bene. Ve lo dicevo già nel video di ieri mattina, che poi è stato un po' ripreso, in tanti hanno scritto le stesse cose che vi dicevo ieri mattina, oltre al fratello Aleksandar Stankovic, che è praticamente certo che verrà riacquistato dal Club Brugge, e di questo sono molto molto felice. Ed è una doppia mossa che tra l'altro è molto utile anche in ottica liste. Ne parlavamo ieri sera in diretta. Ho fatto un rapido aggiornamento per vedere com'è la situazione delle liste Serie A e liste UEFA. Come sapete, a livello regolamentare, ragazzi, bisogna sempre tenere d'occhio che devi avere dei giocatori cresciuti nel vivaio Inter e nei vivai italiani da regolamento per completare la rosa, altrimenti non puoi avere 25 calciatori, ma ne devi avere molti meno. E quindi attenzione a questo fattore. Vado molto rapido, la grafica non è bellissima, ma è funzionale. Poi per l'estate, quando sarà il momento caldo, la miglioreremo. Ho evidenziato, per quanto riguarda la lista Serie A, i 7 giocatori verosimilmente in uscita, quindi Sommer, Martinez, De Vrij, Darmian, Acerbi, Frattesi e Mkhitaryan. Quelli in scadenza di contratto, più chi potrebbe essere ceduto, stanno un po' alle principali notizie del momento. E con un conto molto rapido sulla situazione liste, ecco che queste partenze comunque qualche problemino ti creano, perché per sostituirli tutti, quindi per fuori 7, dentro 7 e rimanere con lo stesso numero di calciatori, è obbligatorio andare a comprare qualcuno che un giocatore che sia cresciuto nel vivaio italiano, oppure che sia un under 22, quindi nato dopo il 1 gennaio 2004, perché in Serie A questi non vengono conteggiati nelle liste sostanzialmente, o ancora meglio sarebbe avere un vivaio Inter che ti farebbe comodo anche
nella lista Champions League, dove tra l'altro Bonni è conteggiato come vivaio Italia. La particolarità della lista Serie A, tra l'altro, è che quest'anno avevamo giocatori come Sucic e Diouf, oltre a Bonni, che essendo nati nel 2003 venivano conteggiati nella lista Under e quindi non occupavano degli slot. Quest'anno invece andranno tutti inseriti nella lista Sucic e Diouf, nella lista Altri. Bonni nella lista Vivaio Italia, fortunatamente. Questo ci dà ancora di più la motivazione quando ragioniamo su alcune scelte di mercato. Ecco, Bonni aveva anche il vantaggio di aver maturato i requisiti per poter essere considerato un giocatore cresciuto nel vivaio italiano, quindi occhio anche a questi fattori quando si vanno a comprare dei giocatori. Comunque, in ottica liste all'Inter, facendo un conto molto rapido, acquistare almeno un giocatore vivaio Inter farà comodo, farà molto comodo per poter poi andare a sostituire tutti quelli che sono in partenza. E l'unico giornalista, devo dire, che anche in queste ore spinge sul vento della rivoluzione dell'Inter è Gianluca Di Marzio di Sky, che ha parlato intanto di un tentativo dell'Inter per Ederson dell'Atalanta e ha detto anche che l'Inter farà 5 operazioni nell'11 titolare, quindi addirittura 5 nuovi calciatori titolari e prenderà 2 centrocampisti. Uno di questi è appunto Aleksandar Stankovic, di cui abbiamo già parlato anche noi. Ecco, Di Marzio non ha specificato chi sono i 5 giocatori che andranno via della formazione titolare. A sensazione, correggetemi se sto sbagliando, se avete un'idea diversa, mi verrebbe da pensare che stia indicando Sommer, forse Bastoni o Bissek con un altro difensore titolare, Dumfries sulla destra, visto che ha la clausola, Çalhanoğlu e Thuram. Mi sembrano questi quelli individuati forse nel discorso. Francamente mi sembra anche un pochino troppo da affrontare in una sola estate, dove è vero che bisogna rinnovare e rinfrescare l'Inter. Io sono il primo a dire che qualcosa di nuovo nella formazione titolare va messo, ma possibile che debba essere cambiata più di mezza squadra di un Inter che potrebbe anche essere la squadra campione d'Italia e che comunque rimarrà negli ultimi anni la miglior squadra italiana? Cioè, tutte le altre allora che devono fare? Perché gli altri devono aggiungere solo 1, 2, 3 tasselli, comprare, aggiungere, fanno tutti i grandi colpi, l'Inter invece rivoluziona, via tutti e si riparte da zero. A parte la Roma, casa Roma c'è un po' questa discussione, ma tra Milan, Juve, Napoli, eccetera, non mi sembra che ci sia questa discussione qua di smantellamento. Ma comunque, a prescindere da quello che dicono, scrivono o inventano, sarà molto interessante per me capire le prossime evoluzioni del mercato perché come abbiamo sempre detto, Kivu ha individuato e indicato nel corso del tempo, dalla scorsa estate ad oggi, delle esigenze, ecco, a livello di caratteristiche da inserire nella sua squadra con dei nuovi acquisti che poi non sono arrivati, ma Kivu può incidere, a quanto pare, quindi sta incidendo anche sul mercato dell'Inter, spingendo anche per delle conferme che invece potevano sembrare inattese, da Çalhanoğlu che abbiamo citato, al discorso Thuram e non solo. Anche se poi molto spesso la realtà dei fatti potrebbe anche essere che ad incidere non sono tanto le scelte tecniche quanto quelle più economiche, cioè l'impossibilità di andare a comprare troppi tasselli nuovi con un budget ristretto. Dipende tutto da questo finale di stagione, chiaramente a partire da Como Inter, che per molti è l'ultimo grande ostacolo verso lo scudetto. Per me no, francamente. Partita per la quale l'Inter recupera Carlos Augusto dopo la squalifica, unico assente è Jan Bissek, formazione quindi abbastanza confermata con Sommer, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Di Marco sulle fasce, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski in mezzo, con Thuram e Lautaro Martinez. Conferma quindi al netto di qualche ballottaggio da vedere se ci sarà qualche novità su Carlos Augusto, magari da titolare o meno, ma conferma quello che dicevo un po' tra fine 2025 a fine dicembre e inizio gennaio, quando sottolineavo come anche Kivu nella settimana in cui può lavorare ad una partita alla volta individua il suo blocco e va avanti con quello e non cambia. Era successo con Atalanta e Bologna nelle 2 partite consecutive tra dicembre e gennaio, appunto, e di nuovo lo fa adesso, potendo confermare di fatto la formazione vista contro la Roma. Ma ne sapremo di più dopo la conferenza di domani, che seguiremo insieme qui su Passione Inter, dove stasera ci rivediamo in diretta alle 19:30, mi raccomando, vi aspetto. Nel frattempo, in queste ore, tutte queste discussioni le portiamo avanti nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a crescere, quindi se non lo avete ancora fatto, venite a scannerizzare il QR code qua su in alto per entrare nella nostra community, e nel frattempo vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione qui sotto per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.